Ora, io di cosa vorrei parlarvi adesso brevemente? Io avevo pensato di raccontarvi alcune scoperte recenti che riguardano il mio campo di studio. Io mi occupo principalmente di evoluzione, di biologia evoluzionistica e, come diceva Elena poco fa, di evoluzione umana in particolare. E direi che il primo, messaggio, il primo tema che io lancio è senz'altro questo: non siamo mai stati soli. Questa è la prima scoperta importante che abbiamo dall'evoluzione. Ora, voi tutti avete quante volte letto sui giornali o anche visto l'immagine dell'evoluzione umana rappresentata in quel modo lineare, progressivo, in cui c'è un nostro presunto antenato molto simile a una scimmia che si trasforma gradualmente e lentamente in un essere umano. Una ricostruzione molto semplice che vede sempre come culmine all'estrema destra di questa carrellata di nostri parenti un Homo sapiens, quasi sempre un maschio bianco, con un rappresentante considerato all'apice della storia umana. Come diceva sempre il mio maestro ad Harvard, quella è un'immagine che ci piace tanto, che ci affascina, che ci colpisce, che ci consola anche. Lui la definiva la grande iconografia della speranza umana. Qual è la speranza umana? Quella di essere l'apice di una storia che doveva necessariamente condurre fino a noi. E lui diceva sempre, vedete, questo è un modello semplice, poche idee, chiare, semplici, dirette e sbagliate. Perché sbagliate? Perché quello che noi sappiamo oggi dell'evoluzione, guardate, adesso io non voglio assolutamente entrare nei dettagli tecnici di questi schemi, ma guardate questo cespuglio di forme. Questo è un articolo comparso su Science, una delle più importanti riviste scientifiche al mondo. Io ho collaborato per una parte marginale di questi studi. Io mi occupo di filogenesi, che vuol dire lo studio delle parentele tra le forme viventi e come si costruiscono questi modelli che vedete qua, che si chiamano modelli a cespuglio. Noi, Homo sapiens, siamo questo piccolo puntino che vedete qua, che, vedete, segue e risulta da una storia molto complicata, molto interessante, con molte forme. Ciascuna di queste linee che vedete sono dei generi, quindi dei complessi di specie diverse. E vedete quanti vicoli ciechi ci sono stati nella storia che ci precede. Questo è il cespuglio che produce noi e i nostri cugini più stretti, quindi scimpanzé, gorilla, oranghi, i cosiddetti ominidi. A proposito di diritti degli animali, voglio ricordare che oggi la tassonomia scientifica ci dice che scimpanzé, gorilla e pongidi, cioè gli oranghi e forse anche i gibboni, sono ominidi come noi. E noi siamo diventati ominini, cioè siamo diventati una sottofamiglia di questo cespuglio di forme che si sono diversificate molto recentemente. Guardate quanti punti di domanda ci sono in questo modello, perché non sappiamo tante cose, non sappiamo ancora ricostruire molti rapporti di parentela in questo cespuglio che viene prima di noi. E a proposito di poche idee semplici ma sbagliate, io penso che questo sia un buon esempio di come funziona il corretto metodo scientifico. Nella scienza i punti di domanda col tempo aumentano, non diminuiscono, perché nuove conoscenze ci portano a produrre modelli più precisi ci fanno capire che non sapevamo di non sapere tanto altro, e quindi il bello della scienza è che si aprono costantemente nuove linee di ricerca. E vi vorrei far vedere proprio in questo intervento un paio di linee di ricerca del tutto inaspettate che si sono aperte proprio negli ultimi mesi e negli ultimi anni e che attendono quindi risposta adesso nelle prossime ricerche. Guardate, adesso facciamo un esercizio di avvicinamento, eliminiamo tutti i nostri cugini più lontani e fermiamoci soltanto su di noi e guardate, se noi andiamo a vedere dentro la storia umana degli ultimi 5 milioni di anni, quindi molto più vicina nel tempo, e adesso mi avvicinerò a larghe, ampie falcate a Homo sapiens. Questo è il quadro che noi abbiamo oggi di quello che è successo da quando ci siamo separati dall'antenato comune con gli scimpanzé fino ad oggi, quindi una storia di 5 milioni di anni, e noi, vedete, siamo quel piccolo puntino, quel piccolo ramoscello in alto a destra. Homo sapiens è l'ultimo virgulto, l'ultimo piccolo esito ramificato di una storia ad albero, come vedete qui, un albero irregolarmente ramificato con dentro più di 20 specie diverse. Non siamo mai stati soli, quindi, perché proveniamo da una storia plurale e potremmo dire che ci sono stati molti modi di essere umani.
Ora, questa potrebbe sembrare un'affermazione così metaforica, retorica, e invece se voi osservate, vedete qua il tempo scorre dal basso verso l'alto, e quindi le ultime fasi, gli ultimi pallini colorati azzurri che vedete là in alto sono le specie più recenti. Adesso se voi fate un esercizio molto semplice, prendete Homo sapiens, vedete noi siamo nati in Africa circa 200.000 anni fa, siamo una specie molto giovane, siamo una specie bambina, la nostra storia evolutiva è appena cominciata, ma se voi prendete questo schema e andate indietro di poche decine di migliaia di anni, e questa è la scoperta più sconvolgente di questi mesi, gli scienziati stentano ancora a interiorizzarla perché proprio non ce l'aspettavamo. Se 50.000 anni fa un extraterrestre immaginario fosse caduto sulla Terra e avesse fatto di mestiere lo scienziato e si fosse messo a girare per l'Africa e l'Asia, avrebbe incontrato 5 specie umane contemporaneamente. Ho detto 50.000 anni fa, cioè vi assicuro, nell'evoluzione 50.000 anni sono un battito di ciglia del tempo, sono poco più di uno straterello geologico, niente. Vuol dire che noi abbiamo percorso questo cespuglio da soli soltanto nell'ultimo miglio, nell'ultimo quarto d'ora della nostra storia. Fino a pochissimo tempo fa la storia umana era letteralmente una storia plurale. La Terra era abitata da più forme umane, diverse tra di loro, cugine naturalmente, imparentate, ma con storie ambientali molto diverse. Quindi c'era una vera e propria biodiversità umana, che vi assicuro è quasi difficile da concepire per noi. Provate a pensarci, noi diamo per scontato di essere gli unici umani su questa terra, no? Ci mancherebbe altro, noi siamo molto orgogliosi di questo. Quando in uno zoo guardiamo negli occhi un gorilla, uno scimpanzé, con una certa fatica accettiamo il fatto che sia un nostro cugino stretto, però in fondo gli psicologi cognitivi ci dicono che subito nella nostra mente compare un retropensiero che dice sì, d'accordo, però io sono un essere umano e lui è un gorilla, uno scimpanzé, cioè siamo cose molto diverse. Immaginatevi che cosa voleva dire invece guardare negli occhi un altro essere umano molto simile a noi, ma con una storia di specie completamente diversa dalla nostra. Noi facciamo fatica a concepire questo perché non siamo abituati. Noi siamo nati, ci siamo sviluppati come esseri umani recenti in una storia di solitudine. Ma la solitudine è un'illusione da un punto di vista evoluzionistico, è un'invenzione recente, come ha scritto un mio collega, ed è un'invenzione, un ritrovato probabilmente contingente e forse, e questo vorrei dire due parole in chiusura su questo, noi siamo gli artefici in parte di questa solitudine, nel senso che noi sospettiamo che il primo evento di estinzione della biodiversità in Homo sapiens abbia riguardato innanzitutto il liberarci purtroppo di questi nostri cugini stretti. Li abbiamo estinti tutti noi probabilmente molto rapidamente in un arco di tempo che va dai 30 ai 12.000 anni fa. E guardate che ci siamo avvicinati tanto nel tempo. Vi farò vedere fra poco che alcune di queste specie umane sono arrivate fino alle soglie della storia. La storia è proprio quella con la S maiuscola che abbiamo imparato tutti a scuola, la storia delle civiltà della scrittura e ancora prima dell'invenzione dell'agricoltura, della domesticazione delle piante e degli animali. Alcune di queste forme umane sono arrivate a ridosso di questa storia, quindi si sono estinte poche migliaia di anni fa. Ecco, guardate questa mappa, e vedete questa, adesso passo dalla genealogia, quindi dal tempo allo spazio. Quelle specie che vi ho fatto vedere poco fa, a partire da circa 2 milioni di anni fa, iniziano a produrre un comportamento anomalo che non si era mai visto prima e che forse dice qualcosa su che cosa ci ha reso umani, e cioè le migrazioni. Noi da 2 milioni di anni siamo specie che non sono mai state ferme. Ci siamo sempre spostati, abbiamo sempre cambiato il nostro areale di distribuzione, come si dice, e questo dice tanto su la nostra particolarità. Noi non siamo dei primati, delle scimmie antropomorfe abituate a nascere in un posto e a stare in quel posto. Noi siamo un complesso di forme molto mobili. E qui vedete, letteralmente, l'abbiamo ricostruito questo con delle tecniche recenti. Queste sono mappe fatte tra l'altro in Italia per la prima volta, adesso ce le hanno prese poi gli americani. In Italia abbiamo tante eccellenze, tra le quali anche l'Istituto Geografico di Agostini, che ha prodotto per la prima volta queste cosiddette paleomappe, dove vedete
anche per esempio i profili delle paleocoste nelle fasi glaciali, dove apprezzate per esempio il fatto che per lunghi periodi Africa, Asia erano agganciate in un unico marco continente insieme con le Americhe, e quindi era possibile muoversi senza incontrare ostacoli d'acqua dal Sudafrica fino al Sud America. Questo è l'ambiente, il paleoambiente in cui noi siamo nati. E voglio fare notare, collegandomi a quello che diceva prima il professor Settis, noi siamo figli della instabilità ecologica, noi siamo figli della capacità di adattarci ad ambienti diversi, in modo malleabile, in modo flessibile, in modo plastico. È questa plasticità adattativa che ha fatto la nostra fortuna, ma che potrebbe rovesciarsi nel suo contrario, potrebbe rovesciarsi nel fatto di diventare, come siamo diventati da qualche tempo, come dicono gli ecologi, una specie cosmopolita invasiva. Io trovo che non ci sia definizione migliore di questa degli ecologi per definire che cos'è Homo sapiens. Oggi è una specie cosmopolita e invasiva, nel senso che abbiamo occupato tutti gli ecosistemi possibili, anche quelli più estremi. E guardate, questo episodio è avvenuto 2 milioni di anni fa, e quello che ne abbiamo scoperto 1 anno e mezzo fa è che si è ripetuto più volte. È successo la prima volta 2 milioni di anni fa, la seconda 800.000 anni fa. E vedete che di nuovo delle altre forme umane partono, fra l'altro sempre dallo stesso punto. Questo è affascinante. Tutte le grandi migrazioni umane che hanno prodotto anche la diversità umana attuale partono tutte dal Corno d'Africa, ci dicono le molecole. Ce lo dicono in modo molto preciso, perché sappiamo collocare il punto e la data in cui sono partite queste migrazioni. E tutte le volte siamo partiti da quelle vallate tra l'Eritrea, l'Etiopia, il Kenya e la Tanzania. Da lì abbiamo seguito il corridoio del Nilo e altri corridoi che si aprivano nel Sahara. Siamo arrivati nel Mediterraneo, siamo arrivati nel Medio Oriente. Il Medio Oriente è sempre stato il punto di smistamento fondamentale delle migrazioni umane verso l'Europa da una parte, verso l'Asia e verso il Caucaso, in queste 3 direzioni. Tra l'altro, permettetemi una suggestione, è soltanto una suggestione, però, perché questi sono episodi avvenuti migliaia di anni fa, anche se poi in realtà sono avvenuti anche in tempi più recenti dal punto di vista evolutivo. Il sentiero che porta gli esseri umani dall'Etiopia, dall'Eritrea al Mediterraneo, all'Europa e al Medio Oriente è letteralmente ciò che ci ha reso esseri umani. E quindi quando vediamo quelle famiglie che oggi attraversano il Mediterraneo e fanno quel tragitto, io non posso non pensare da evoluzionista che noi siamo Homo sapiens in virtù di quel comportamento, dello spostarci da ambienti instabili, da ambienti inospitali e muoverci, ma muoverci esattamente ancora una volta attraverso quei tracciati. Questo ha un motivo scientifico preciso, perché il Sahara, sapete, ha avuto molte oscillazioni climatiche, quindi è stato per lunghi periodi fertile, per lunghi periodi arido. Nei periodi fertili attirava queste popolazioni verso il Mediterraneo, nelle fasi aride invece le respingeva, e quindi è stato il Sahara in qualche modo che ci ha portato continuamente a più riprese fuori dall'Africa, finché abbiamo la terza grande ondata fuori dall'Africa, che è quella che ci riguarda. Questi siamo noi, gli Homo sapiens, quelle di prima invece erano specie precedenti, e vedete che anche noi arriviamo in Medio Oriente e poi nella costa meridionale del Mediterraneo e poi facciamo irruzione in Europa. Noi Homo sapiens di adesso siamo degli immigrati in Europa, perché la specie autoctona europea era la specie neandertaliana, nata proprio qui, e io lo dico sempre sottovoce, però la genetica ci dice, ha scoperto 2 anni fa, che siccome i geni connessi allo schiarimento della pelle in Homo sapiens hanno 16-18 mila anni, e questo episodio, l'inizio dell'arrivo dei sapiens in Europa, è cominciato 40.000 anni fa, vuol dire che i primi immigrati di colore in Europa siamo noi, esattamente noi, sono i nostri antenati diretti. Non so se questa cosa vi disturba, a me piace, comunque immigrati di colore letteralmente. Allora, qui guardate un incontro tra 2 specie umane. Quella che vedete a sinistra è una ricostruzione scientificamente corretta, cioè fatta con le morfometrie quantitativa dai tedeschi, di un uomo di Neanderthal, e che incontra una bimba sapiens. Questa è un'immagine che mi piace molto, perché è successo veramente, noi non ce l'aspettavamo, nel senso che Homo sapiens e Neanderthal sono 2 specie umane strettamente imparentate l'una con l'altra, sono vissute nello stesso territorio a lungo,
e quindi davvero non siamo stati soli. In Medio Oriente, in Europa, principalmente in Italia, in Francia, in Spagna, anche nelle vallate prealpine abbiamo zone di sovrapposizione, di popolamento, nello stesso periodo di più specie umane, in particolare di queste due specie umane. Pensate che ci distingueva soltanto lo 0,16% del DNA, quindi eravamo molto molto vicini dal punto di vista biologico, tant'è che qualcuno sospetta che questi incontri siano stati particolarmente ravvicinati, nel senso che forse non è più escluso oggi che potessero esserci anche degli accoppiamenti interspecifici, degli accoppiamenti tra una femmina sapiens, per esempio, e un maschio neandertaliano, che dava origine a dei cuccioli ibridi e a loro volta fertili, quindi a loro volta capaci di proseguire nelle generazioni. Questo è attestato dalla presenza di alcuni geni neandertaliani nel genoma dei non africani. Se verrà confermato questo modello, che è ancora in discussione ma è sostenuto da importanti genetisti, la maggioranza in questo momento, vorrebbe dire che un altro postulato fondamentale che era insegnato quando studiavo anch'io genetica, e cioè che il nostro genoma è nostro e solo nostro, puro, in realtà forse non è vero, nel senso che il nostro genoma potrebbe essere un mantello di arlecchino con dentro delle tracce di altre specie umane, quindi addirittura il nostro genoma, che noi abbiamo sempre considerato come, ovviamente, specie specifico, potrebbe contenere queste storie di non solitudine, queste storie di convivenza con altre forme umane. Tra l'altro, questa ibridazione, come si chiama tecnicamente, ci ha rafforzato molto, perché ha rafforzato molto il nostro sistema immunitario, e quindi siamo noi frutto di questi meticciati genetici addirittura tra specie diverse. Il Neanderthal è una storia interessante perché, sapete, aveva già iniziato quel processo che noi chiamiamo di sviluppo dell'intelligenza simbolica che è stato poi interrotto dalla sua estinzione. Neanderthal si estingue in Europa circa 28-29 mila anni fa, quindi ha vissuto in questo continente fino a poche migliaia di anni fa. Si è estinto nella penisola iberica. E pensate, noi oggi abbiamo visto che l'ultima comunità neandertaliana sopravvive attorno alla rocca di Gibilterra sotto forma di si pensa 8, 10, massimo 15 famiglie, quindi un'ultima piccola comunità neandertaliana nella rocca di Gibilterra, e poi anche questi ultimi si estinguono. Perché non ce l'hanno fatta? Beh, noi pensiamo che non ce l'abbiano fatta non perché qualche volta noi amiamo le ricostruzioni drammatiche. In realtà non c'è stato nessun genocidio, non c'è stato, almeno non apparente, non abbiamo trovato nulla di questo tipo, non c'è stato nulla di violento, nessuna epidemia, per esempio, pensiamo, ma è stato qualcosa di più lento, è stata una sostituzione demografica, noi diciamo, cioè è stata una lenta pressione da parte nostra, di Homo sapiens, che ha portato a una marginalizzazione di questa altra forma umana, che infatti scompare in modo geografico, prima dal Medio Oriente, poi dall'Anatolia, dai Balcani, poi dall'Italia, poi dalla Francia e poi dalla Spagna, come se fosse stata schiacciata verso Occidente da queste continue ondate di ingresso di Homo sapiens in Europa. Quindi indirettamente lo abbiamo estinto noi. Solo in 30 secondi vi racconto un'altra storia di non solitudine che è sorprendente. In una piccola isola dell'Indonesia, qui abbiamo cambiato localizzazione geografica, siamo nell'isola di Flores, quella catena di isole, avete presente, Bali, Lombok, che poi arrivano fino a Timor Est e che puntano verso est, verso l'Australia. Sono quelle isole che noi abbiamo attraversato una per una quando abbiamo colonizzato per la prima volta l'Australia. Beh, si scopre che su una di queste, Flores, esisteva un'altra specie umana con una storia molto particolare, rimasta bloccata su quell'isola per centinaia di migliaia di anni, l'Homo floresiensis, che discendeva dalla prima grande diaspora fuori dall'Africa, la prima mappa che vi ho fatto vedere, quindi da un'antica storia di migrazione, è rimasta ferma su quest'isola e in virtù di un processo evolutivo ben noto in letteratura che si chiama nanismo insulare, è diventata molto piccola, quindi su quest'isola abitavano questi omini pigmei, pensate non erano alti più di 1,05 m, quindi molto piccoli, però con delle tecnologie molto avanzate e con un cervello
ovviamente più piccolo, molto più piccolo in proporzione del nostro, quasi un terzo del nostro, però con la capacità tecnologica e culturale paragonabile a quella dei sapiens dello stesso periodo. E molto lontana da noi, invece, dal punto di vista della storia evolutiva. Questo è un cugino molto più alla lontana rispetto al Neanderthal. E anche questo lo abbiamo incontrato, abbiamo convissuto su quell'isola per più di 20.000 anni e poi per ragioni al momento del tutto ignote quest'altra forma umana si è estinta, ma la datazione qui è veramente sorprendente, l'abbiamo controllata più volte perché non ci credevamo, però è una datazione molto precisa perché pensate, si è estinto così recentemente che alcuni individui di questa specie non si sono ancora fossilizzati del tutto, quindi abbiamo trovato addirittura le cartilagini, dei frammenti di pelle. Erano ancora su quell'isola 12.000 anni fa. Quindi quando prima vi dicevo che ci sono altre forme umane che sono arrivate fino alle soglie della storia, è letteralmente così. Questa forma umana, avesse resistito ancora pochi millenni, avrebbe visto i primi campi coltivati, avrebbe visto le prime città, avrebbe visto le prime comunità urbane umane, quindi è arrivato fino alle soglie della storia. Ecco perché siamo soli da pochissimo tempo su questo pianeta e questo apre interrogativi non solo scientifici ma anche filosofici sul modo con cui noi interagiamo con le altre forme umane. Vi dico solo aggiungo altre due scoperte interessanti recenti e poi chiudo e lascio la parola eventualmente a voi se avete, anzi con molto piacere se avete dubbi o domande o approfondimenti che volete fare. La prima riguarda, anzi entrambe riguardano una domanda che forse molti di voi si stanno ponendo, cioè vabbè ma allora, che tra l'altro è una domanda nuova, il bello della scienza è anche questo, se uno studente di paleoantropologia avesse fatto questa domanda al suo docente 10 anni fa, il suo docente l'avrebbe preso per un ragazzo quantomeno bizzarro. Cioè la domanda è, ma perché siamo soli allora? Cioè, ma se fino a un quarto d'ora fa, dal punto di vista evoluzionistico, eravamo 5 forme umane, com'è che siamo l'unica forma umana rimasta sulla Terra? Questa è una domanda insensata 10 anni fa, perché 10 anni fa davamo per scontato di essere soli, nel senso che faceva parte del modello il fatto che noi avessimo sostituito gradualmente, lentamente, in virtù di migliori adattamenti, tutte le altre forme umane. Adesso invece è diventata una domanda difficile, non sappiamo rispondere esattamente a questa domanda, non sappiamo perché siamo rimasti da soli, cioè che cosa ci ha reso umani a modo nostro, che è un'espressione interessante, no? Tanti modi di essere umani, noi siamo uno dei modi di essere umani. Gli americani, che a volte eccedono un po' nel politically correct, hanno proposto l'anno scorso di chiamare le altre diversamente sapiens, cosa che trovo francamente un po' esagerata, diciamo, però ecco, in Italia poi, nel paese qui vostro confinante, ci sono tante forme di essere diversamente tutto, non entro in questi dettagli. Quindi, a parte questo, per che cosa c'è di particolare in Homo sapiens? Guardate, questa è una chart in cui vedete che cosa c'è di unico nel genere Homo, lo sappiamo, l'espansione cerebrale, e che è cresciuta in modo notevole rispetto a tutti gli altri nostri cugini al di fuori del nostro genere. Ma se andiamo a vedere come è successo che sia espanso il nostro cervello, qui troviamo una sorpresa, perché una volta pensavamo, ed è abbastanza intuitivo, che noi abbiamo sviluppato un cervello molto grande perché ci serviva che fosse grande, quindi noi diciamo un'intelligenza sociale che è andata evolvendosi, è diventata sempre più complessa, quindi pressioni selettive ambientali ci hanno fatto crescere un cervello molto grande. E invece cosa si scopre? Si scopre che il nostro cervello grande in realtà è un effetto collaterale. Non è stato prodotto direttamente dalle pressioni selettive, ma ce lo siamo ritrovato così. Perché ce lo siamo ritrovato così? Perché noi abbiamo avuto un altro cambiamento molto importante che si chiama neotenia, cioè un cambiamento si chiama un'eterocronia, al di fuori del linguaggio tecnico vuol dire semplicemente questo, vuol dire che le specie del genere Homo hanno una eccezionalità genetica che non hanno nessun'altra forma a noi imparentata, e cioè un rallentamento inusitato, mai visto prima, del periodo di crescita e in particolare del periodo infantile e adolescenziale. Noi siamo letteralmente delle scimmie bambine, nel senso che rimangono bambine molto molto più a lungo. La scoperta ultima, vedete questa del 2010, se addirittura facciamo il confronto tra noi e il nostro cugino più prossimo, appunto il Neanderthal, vediamo che addirittura anche sul Neanderthal noi Homo sapiens prevaliamo in termini di neotenia, nel senso che il Neanderthal diventava adulto 2 anni e mezzo prima di noi. Noi siamo una specie bambocciona, ha detto qualcuno, nel senso che in effetti abbiamo allungato in modo inaspettato e imprevedibile
l'età della dipendenza dai genitori, letteralmente. Perché sottolineo questo aspetto? Perché la neotenia è un tema difficile per gli evoluzionisti, perché è un adattamento costoso. Un cervello grande molto esigente dal punto di vista metabolico, ma soprattutto cuccioli fragili per più anni sono un investimento parentale consistente. Quindi vuol dire che questa innovazione ha avuto necessità di altri bilanciamenti nell'organizzazione sociale sicuramente, nella possibilità di tenersi nel gruppo dei cuccioli fragilissimi per molti più anni, ma evidentemente ci ha regalato qualcosa d'altro. Che cosa ci ha regalato? Ci ha regalato un'espansione del periodo di apprendimento, di gioco, di imitazione, e cioè ha fatto esplodere le capacità di plasticità umana. Noi sapete abbiamo un cervello che è letteralmente plasmato biologicamente dalle esperienze post-nascita, perché per 2/3 si sviluppa dopo la nascita. Questo è un fatto unico, questa anticipazione della gravidanza nella nostra storia. E fra i suoi effetti collaterali c'è il fatto che ha prodotto un'espansione delle capacità craniche dopo la nascita. Quindi nasciamo con un cervello ancora piccolo per motivi meccanici legati al canale del parto delle donne sapiens, ma poi c'è stata questa neotenia che ci ha fatto espandere soprattutto globularmente, cosa che il Neanderthal non ha perché ha un cervello più da pallone da rugby, diciamo, quindi antero-posteriore, più grande del nostro, ma il nostro è più sviluppato in verticale e quindi con un maggiore spazio liberato per la corteccia prefrontale. Quindi noi abbiamo più un cervello da pallone da calcio sviluppato più in verticale, e questo è un effetto collaterale di un processo di sviluppo. Questo tra l'altro è un modo, vedete, oggi la teoria dell'evoluzione è qualcosa di molto più complicato, interessante, che non l'idea di una pressione selettiva che banalmente genera un problem solving e noi siamo qui soltanto perché abbiamo risolto meglio di altri dei problemi ambientali, no? Questa visione del darwinismo un po' stereotipato che valeva fino a 20 anni fa. Oggi la teoria darwiniana è qualcosa di molto più pluralista, flessibile, e ci fa capire che la selezione naturale interagisce con molti altri fattori, tra i quali quelli dello sviluppo, che sono essenziali. Quindi da questa storia, come specie bambina, noi ci siamo ritrovati ad essere una specie capace di avere una vita sociale molto elaborata, in piccoli gruppi, e questo è l'ultimo punto che volevo sottolineare. Fra l'altro sto dicendo cose che, lo so, colpiscono il nostro narcisismo. Un altro dei dogmi, diciamo, dell'evoluzione umana, che forse avete trovato tutti sui manuali, è che il nostro cervello diventa grande perché noi abbiamo cominciato a cacciare selvaggiamente, noi siamo dei grandi cacciatori, grandi prede. In realtà si scopre che noi siamo diventati cacciatori abili soltanto in tempi molto recenti e che abbiamo passato più del 90% della nostra storia di specie facendo un mestiere diverso, che è quello degli spazzini della savana. Chiedo scusa per questa cosa, ma è quello che si scopre, cioè gli scavengers. Scavenging è un comportamento molto adattativo, molto funzionale, cioè tu fai fare la fatica di prendere le prede grosse ai predatori professionisti, cioè ai grandi felini, e poi vai a disturbare e sottrai mozziconi di pezzetti di carne già ben frollata e poi la mangi, e questo ti dà un contributo proteico che è essenziale per poter nutrire quel cervello di cui parlavamo prima, che assorbe più del 22% dell'energia, del metabolismo umano, e quindi abbiamo bisogno di questa integrazione di dieta, ma non l'abbiamo avuta prendendo lancia in resta e andando a uccidere mammut, se non molto recentemente. Ce la siamo cavata diversamente con una dieta onnivora, con un piccolo ma crescente apporto di carne negli ultimi 2 milioni di anni. Prevengo quindi già la domanda che spesso, noi non siamo per natura né vegetariani né onnivori, diciamo, ce la siamo cavata in tutti i modi abbastanza bene, quindi non chiedete ai biologi evoluzionisti di dire se siamo per natura onnivori o vegetariani, perché non sappiamo rispondere a questo, siamo flessibili, siamo malleabili da questo punto di vista. E guardate questa scoperta a proposito di narcisismo, quello è un grandissimo paleantropologo che si chiama Philip Tobias, si chiamava, è scomparso l'anno scorso, Philip Tobias, il capo delle spedizioni sudafricane che hanno fatto un po' la storia di molti ritrovamenti nel cespuglio ominino. Lui sta facendo vedere il bambino di Taung, che è questo cucciolo magnifico di una forma di Australopithecus africanus, e sta indicando col dito, vedete, alcune ferite che noi abbiamo ricavato studiando con metodi nuovi questo cranio nel 2006. Pensate, è stato scoperto negli anni 20 del secolo scorso, però oggi abbiamo queste tecniche col sincrotone, no? Per esempio a Trieste o a Grenoble facciamo questo, e tu puoi prendere oggi un fossile e puoi fare sezioni
a livelli precisissimi, quasi molecola per molecola, e vedi cose che non erano mai state viste prima. E facciamo anche delle scoperte su reperti molto vecchi, perché abbiamo un modo nuovo di guardarli. E qua si scopre che questo cucciolo aveva esattamente lo stesso tipo di ferite, di danni che sono inferti normalmente ai primati quando sono cacciati da aquile. Quindi questo è un cucciolo umano, preumano, che ha fatto una fine terribile perché è stato cacciato e mangiato da un'aquila. Mentre se leggevate i resoconti di qualche anno fa, diceva che questo era invece frutto di un'attività di cannibalismo rituale, ancora una volta questa visione un po' truculenta della nostra storia antica. In realtà è una cosa molto più banale che ci fa capire quello che noi oggi sappiamo con ragionevole certezza, cioè che per gran parte della nostra storia, e questo è un indizio essenziale, noi non siamo stati predatori, siamo stati prede, e molti degli adattamenti sociali che abbiamo noi sono adattamenti da prede, non da predatori, sono adattamenti difensivi, e questo ci ha fatto capire tante cose che avevamo frainteso fino a qualche anno fa, e ci fa essere molto più simili tra l'altro a molte altre forme di primati a noi strettamente imparentati, che cacciano naturalmente in modo opportunista, ma il loro principale problema è non essere cacciati. Come disse una volta Stephen Jay Gould a lezione, abbiamo sempre pensato che il nostro problema fosse alzarsi la mattina e dire cosa mangiamo oggi, e invece il problema essenziale era alzarsi la mattina e dire vediamo di non farci mangiare oggi. E questo cambia la prospettiva, diciamo, sull'evoluzione. Le ultime due chart volevo farvi vedere. Noi quindi, in sintesi, non siamo soli per una ragione filogenetica, cioè perché siamo stati in compagnia di altre forme umane fino a pochissimo tempo fa, e per una seconda ragione, che siamo una specie che deve la sua fortuna alla socialità, naturalmente, socialità figlia di tutta questa catena, questa cascata si chiama di eventi, la neotenia, il fatto di rimanere cuccioli molto più a lungo, quella capacità di caccia opportunista, eccetera. Oggi abbiamo molti dati che rafforzano questo, questi li conoscete senz'altro, no? Noi nel nostro cervello umano, ma anche quello di molti primati, ci sono questi cervelli, questi neuroni che fanno da specchio, no? Queste reti neurali che si accendono sia quando io compio un'azione, per esempio di prensilità, afferro un oggetto, ma, sorpresa, scoperta tra l'altro questa italiana, sapete, del gruppo di Padova, degli neuroscienziati di Padova, Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese principalmente, un'altra eccellenza italiana nella ricerca questa, ma si attivano esattamente le stesse mappe quando l'animale, ma anche l'essere umano, osserva qualcun altro compiere quell'azione. E quindi capiamo che noi comprendiamo le azioni degli altri perché le simuliamo internamente, non perché le concettualizziamo, e che la nostra comprensione dell'altro, anche della mente altrui, è una comprensione, si dice, incarnata, cioè una comprensione fortemente attiva, percettiva. Noi rifacciamo l'azione per comprenderla nel nostro cervello. Questo vale per le azioni, ma vale anche per le emozioni, vale anche per il modo con cui riconosciamo empaticamente le emozioni degli altri. Oggi è, come ha scritto Frans de Waal, mio collega con il quale adesso stiamo lavorando proprio a un progetto legato all'evoluzione dei presupposti del senso morale nelle forme umane e preumane, è l'età dell'empatia. Certo, quanti libri di grande successo oggi riguardano la solidarietà, l'empatia, la condivisione delle emozioni. È così, naturalmente, però voglio farvi notare come ultimo aspetto questo. Dobbiamo stare attenti a non farci prendere da questo pendolo un po' schizofrenico tra la scimmia assassina e la scimmia empatica. Negli anni '80 prevaleva il modello della killer ape, e i libri di grande successo ci hanno detto che noi siamo per natura un killer. Siamo aggressivi, siamo capaci di pianificare l'uccisione altrui, come sanno fare anche gli scimpanzé, e abbiamo grandi capacità di minacciare gli altri. Adesso invece è l'età dell'empatia, escono un sacco di libri sull'empatia e sulla solidarietà. Allora potrebbe venire a qualcuno di farsi la domanda, sì vabbè, ma allora noi cosa siamo per natura? Siamo una scimmia aggressiva o siamo una scimmia empatica? Forse, ed è l'ultimo punto, è la domanda a essere sbagliata. Perché la domanda a essere sbagliata? Perché noi abbiamo un tipo particolare di socialità, ed è l'ultima scoperta su cui oggi si sta lavorando molto. La socialità in natura è molto diffusa, lo sapete, basta guardare comunità di api, vespe, formiche, termiti, hanno delle capacità di coesione nel gruppo formidabili.
Qualcuno li ha chiamati i darwiniani disobbedienti, no? Perché disobbediscono all'egoismo individuale che dovrebbe presiedere alla sopravvivenza e quindi alla riproduzione. Loro lo fanno perché sono molto geneticamente simili l'uno all'altro e la comunità, cioè l'intero gruppo, diventa, in questi insetti cosiddetti eusociali, diventa essa stessa, la comunità, il soggetto della selezione, di contro ad altre comunità. Nella socialità umana è più difficile capire invece come possa essersi evoluta questa capacità di solidarietà tra simili. E questo perché c'è un problema che era già noto a Darwin, ma oggi lo trovate, questo è un paper su Science del 2006, siamo ancora lì perché ancora non abbiamo capito bene, è il problema del freerider. Adesso lasciate stare gli aspetti tecnici di questa chart, ma in fondo è una questione che nel paese qui vicino conoscono bene, e cioè il freerider è quello che sa benissimo di vivere in una società dove mediamente gli altri sono cooperativi e contribuiscono al benessere collettivo. Il freerider cosa fa? Decide di farsi i propri interessi e in questo modo ha un doppio vantaggio. Darwin lo sapeva, diceva, ma il battitore libero, lui lo chiamava il freerider, dovrebbe prevalere sempre nelle società perché gode della cooperazione degli altri e lui invece si fa i propri interessi. In letteratura, chiedo scusa, è una cosa presente in letteratura, il modello di freerider che si usa sempre è l'evasore fiscale, nel senso che l'evasore fiscale che cosa fa? Gode dei servizi pagati dagli altri e lui invece non contribuisce, doppio vantaggio. Allora, se l'evoluzione fosse banalmente darwiniana nel senso di un egoismo individuale, il freerider dovrebbe vincere sempre e in qualsiasi gruppo cooperativo, prima o poi i freerider, cioè gli egoisti, dovrebbero vincere. E invece noi sappiamo che nell'evoluzione non succede così. Il freerider c'è, rimane, tranne che in alcuni paesi, una minoranza esigua, perché ci sono, nell'evoluzione c'è lo sviluppo di comportamenti che sanzionano il comportamento del freerider. Noi oggi non sappiamo come si sono evoluti questi comportamenti di sanzione dei freerider, però c'è un'ipotesi, che è l'ultima su cui volevo ragionare, che è quella della selezione di gruppo. Ovvero noi pensiamo che perché il freerider non ce la fa a diventare maggioranza e quindi non riesce a sovvertire il comportamento cooperativo e solidaristico, per un motivo che vedete rappresentato in modo, spero, intuitivo in questa chart, che si legge dall'alto verso l'alto. Allora immaginatevi una popolazione che non è distribuita in modo uniforme, ma che comincia a dividersi in gruppi, no? Vedete? Allora, in alcuni gruppi ci sono delle persone, degli individui più egoisti, quelli rossi, e invece degli individui che tendono ad avere un comportamento più altruistico. Mettiamo che siano degli alleli, delle varianti genetiche, non è così, ma insomma semplifichiamo molto. Allora, che cosa capiamo noi? Che se questa specie, anziché avere una popolazione strutturata in modo uniforme, comincia a essere strutturata in piccoli gruppi, che vedete sotto, no? Allora cosa potrà succedere? Che ci sarà un piccolo gruppo in cui prevalgono gli egoisti, un gruppo così metà e metà, e un gruppo in cui invece prevalgono gli altruisti. Cosa abbiamo scoperto noi recentemente? Che gli egoisti permangono, però vedete nell'ultima generazione che un gruppo composto di più cooperatori, di altruisti, è molto più competitivo nei confronti di altri gruppi. Quindi, anche se l'egoista all'interno del gruppo tende a prevalere, la coesione del gruppo, cioè il fatto che quel gruppo è fatto di gente che coopera, rende quel gruppo più forte di altri gruppi. Quindi vedete che alla fine l'ultimo gruppo, che è quello fatto di gente più cooperativa, cresce molto di più, si riproduce di più, ha più successo, ha più accesso alle risorse. Quindi se fate il calcolo, adesso non c'è tempo, dall'inizio alla fine gli altruisti sono aumentati, non sono diminuiti. È una magia, diciamo, dei giochi cooperativi, delle cosiddette strategie evolutivamente stabili. Quindi l'egoista ha un vantaggio individuale, ma se tu stai in un gruppo cooperativo hai un vantaggio su altri gruppi e questa, che si chiama selezione di gruppi, prevale sulla selezione individuale. Questo probabilmente è il modo con cui in natura si è sviluppata inizialmente l'altruismo. Questo è un pezzo molto bello uscito su Nature nel 2008, guardate il titolo, Il conflitto, la levatrice dell'altruismo. È il conflitto, la competizione tra gruppi che è diventato il contesto che ha favorito lo sviluppo della coesione, della cooperazione. Da qui, con uno slancio filosofico che io giudico non del tutto azzardato,
possiamo vincere due aspetti. Il primo è che, allora, forse noi non siamo né una scimmia assassina né una scimmia empatica, la domanda era sbagliata. Noi siamo veniamo da una storia evolutiva ambivalente, ambigua, che ci lascia la capacità di comportarci in un modo e nell'altro. E questo vuol dire che forse quando Hume diceva che bisogna stare attenti a usare la natura come criterio per i valori morali o cercare le basi della natura dei valori morali, benché lui stesso sapesse, no? Anzi nella sua visione facesse riferimento agli istinti sociali come base della moralità, perché bisogna stare attenti? Perché forse non dobbiamo chiedere alla biologia di dirci se siamo buoni o cattivi per natura, perché la biologia ci dà una risposta ambivalente, possiamo essere capaci dell'una e dell'altro comportamento, che quindi, la cui scelta quindi dipende da altri fattori che, come già Darwin diceva, sono di tipo prevalentemente plastico, legati alla plasticità, cioè alla cultura, all'educazione, al gruppo, al tipo di gruppo in cui nasciamo. E questo non è uno scandalo per un biologo evoluzionista, è un fatto noto da tempo e non innamoratevi troppo di certi biologi evoluzionisti che usano delle metafore troppo semplici per spiegare l'evoluzione umana in particolare. Il secondo aspetto però che emerge da qui è che questa natura ambivalente dal punto di vista sociale fa sì che, io ho usato questo titolo un po' provocatorio, certo non siamo mai stati soli e non siamo soli perché abbiamo un'intelligenza fortemente plasmata dalla socialità, però guardate questo paradosso. Noi siamo molto bravi a essere cooperativi e solidali, ma nel nostro gruppo, fra coloro che noi riconosciamo come prossimi, mentre quella stessa capacità di coesione, ci dicono questi risultati, ci rendono tendenzialmente diffidenti nei confronti di chi non appartiene al nostro noi, a chi è altro da noi. E questo è confermato da molti studi anche di psicologia cognitiva, anche recenti, di neuroscienze recenti. E quindi vedete che questa ambivalenza è interessante da discutere, perché siamo così tanto solidali, ma in chi riconosciamo come prossimo, e lo siamo molto meno in chi non riconosciamo come prossimo. Quindi quell'etica della lungimiranza, che io penso sia un grande compito del futuro, forse è un po' controintuitiva, forse è difficile da raggiungere perché forse noi non veniamo fuori da questo, e che quella etica della prossimità, che in fondo è stata tante volte discussa da grandi filosofi del passato, che ci dicevano che noi siamo capaci di percepire l'impegno morale solo se ne vediamo l'esito nello spazio e nel tempo, questo forse trova addirittura una risonanza con quello che noi vediamo nel funzionamento della nostra mente. E quindi vuol dire che quell'etica della lungimiranza, proprio come la scienza, proprio come tante altre grandi invenzioni umane, essendo controintuitiva, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di vigilanza, ha bisogno di impegno. Non è un dato acquisito una volta per tutte, perché non ci viene facile da pensare. Ci sono un sacco di scorciatoie che ci vengono molto più semplici. E invece queste, che sono ciò che secondo me ci rende umani verso il futuro, e quindi sono il grande impegno che abbiamo nel futuro, sono più difficili e quindi come tali richiedono molto maggiore impegno. Prima si parlava di diritti della natura e diritti delle generazioni future. Aggiungo solo un dato a quello che diceva il professor Settis prima e poi chiudo. Se voi fate un calcolo, avete visto, noi siamo figli dell'instabilità ecologica e, per farla semplice, siamo figli della fine del mondo degli altri, siamo figli delle estinzioni degli altri. Se adesso fate un calcolo molto semplice e calcolate quante specie biologiche, piante, animali, microrganismi, tutti i regni del vivente, si sono estinti negli ultimi 9.000 anni, cioè all'incirca dall'invenzione dell'agricoltura in poi, per mano umana, perché sono estinzioni dovute a attività antropiche, l'ultimo dato su Nature dell'anno scorso segna il 42%. Qualcuno ha parlato di una sesta estinzione di massa. Ci sono state grandi estinzioni di massa nel passato, grandi catastrofi che hanno fatto fuori più di metà di tutte le forme viventi. Adesso ci siamo dentro, solo che è la prima estinzione di massa prodotta dalle attività di un'unica forma vivente, quella specie cosmopolita invasiva che vi ho descritto prima. E questo è un altro paradosso, perché quel cervello così espanso, così plastico, che ci ha reso così creativi, è lo stesso che ci rende così distruttivi e così invasivi. Il 42% vuol dire, facendo un'estrapolazione alla fine di questo secolo, che arriviamo circa al 58-60% di tutte le forme viventi sulla Terra estinte a causa delle nostre attività, che principalmente sono frammentazione degli habitat, specie invasive e ovviamente l'ipersfruttamento delle risorse.
Il paper di Nature si concludeva, sono scienziati, quindi loro di solito si fermano al limitare della discussione poi etica, cioè dicevano, bene, se andiamo avanti così, stiamo facendo di tutto per entrare nella sesta estinzione di massa, con ogni probabilità sarà l'ultima per noi, perché questo, di solito le estinzioni di massa producono un cambiamento globale delle regole del gioco ecologico, in cui non è detto che poi i dominatori di prima diventino anche i dominatori dopo, di solito non è mai successo questo, cioè quelli che dominavano prima si sono estinti, hanno lasciato il passo a qualcun altro. E si concludeva dicendo, beh, da questo punto di vista Homo sapiens è una specie, come dire, insostenibile oggi per definizione, cioè le sue attività non sono sostenibili per la biosfera. E aggiungevano un dato che io trovo impressionante, mettevano a confronto la quantità di progetti che Homo sapiens, che i nostri simili in tutto il mondo hanno sviluppato in difesa della biodiversità. E hanno tutte il più, cioè stanno aumentando tanto. Progetti di conservazione, corridoi faunistici, parchi naturali, eccetera, eccetera. Stiamo facendo di più rispetto a quello che facevamo 10 anni fa. Sulla pagina accanto, e chiudo, nella pagina accanto c'era stiamo facendo di più, c'erano i valori della salute degli ecosistemi che sono tutti negativi e continuano ad essere sempre più negativi. E quindi noi stiamo facendo di più, ma quel di più è molto meno di quanto sarebbe abbastanza per fermare questa sesta estinzione di massa. Noi, figli dell'estinzione degli altri, adesso siamo i fautori intenzionali, perché lo sappiamo, di una nuova estinzione di massa.